Buongiorno, prima giornata di qualifiche qua a Gubbio e tempo un po' da lupi. Primo ospite della giornata, Alessio Mazzeo, come va prima di tutto? Intanto buongiorno a tutti, buongiorno, c'è giusto un po' d'acqua, questa mattina ci siamo svegliati sott'acqua in pratica e quindi era meglio con l'asciutto, però quello è sempre meglio. Poi si sta bene, quindi comunque piangiamo con un occhio, ecco. Fantastico, giusto. Scusate. Praticamente è stata una stagione assurda, praticamente, con prima il Covid, poi tutte le gare spostate. Com'è stata per un pilota viverla la prima parte, diciamo, da quella che è stata da marzo fino a giugno? Allora, io ho avuto la fortuna di aver fatto il mondiale GT a gennaio a Miami, Ok. quindi ho ripreso subito, diciamo. No, sono andato quarto, ho fatto la pole position e poi sono aperte le gomme in finale e sono arrivato quarto. Quindi diciamo avevo già approcciato con un antipastino con la stagione. Poi vengo da un passaggio che da X-Ray sono tornato con la Serpent, quindi è stato un po' riscoprire un mondo nuovo, è cambiato un po' la squadra, quindi i 3 mesi del Covid a me sono serviti per organizzare più o meno tutto per tempo. Per me è stata un po' una fortuna, ecco, che ci sia. È brutto dirlo, però è stata comunque una fortuna. Poi è chiaro, la quarantena tra piloti, chiamiamoci così, l'abbiamo passata a sfidarci a qualsiasi cosa. Quindi la competitività non è mancata. Cambia il mezzo, ma rimane sempre C'è la stata stessa, sempre, sì. Bello, com'è stato ritornare con il marchio? È stato bello perché avevo più scelte e quindi è stata proprio una voluta casuale, molto casuale. È stato per puro caso, è stato anche un aneddoto abbastanza simpatico. Ci siamo sentiti per messaggio e 2 giorni dopo mi sono trovato Mister De Soto a Messina, Wow. Quindi è stato un po', è venuto da me. E io ho fatto più una scelta non economica ma di cuore. Di cuore, esatto, bello, molto bello. È stata la massima disponibilità, quindi ti hanno dimostrato. Assolutamente, cioè mi hanno proprio voluto, cioè sono venuti a prendermi a casa praticamente, quindi è stato, ma non anche da parte loro, non credo per un discorso di prestazione e altro, è stata una cosa che io ho corso tutta la mia vita con la Serpent. Solo gli ultimi 3 anni ho fatto con X-Ray e non per X-Ray ma per Fabio. Quindi non ci siamo mai detti addio, ecco, è stato più un manco un po' e poi torno. Dai, vediamo poi cosa succede. Allora, al Q&A su Instagram sono arrivate tante domande per Alessio, ce n'erano di tecniche e di più, diciamo, random, diciamo così. C'era una domanda tecnica in cui dicevano esiste una misura standard per l'altezza della terra oppure ti regoli in maniera diversa? Sì, allora, diciamo esiste una base di partenza, poi è chiaro ogni pilota avrà la sua sensazione. Da lì scegli se farla il mezzo millimetro più alto o più bassa, questo magari varia da pista in pista o da condizione a condizione. La cosa che fa tanto è la differenza tra anteriore e posteriore. Nel caso dell'1.8 se dare 1 millimetro, 1 millimetro e mezzo, 2 millimetri per farla girare di più, un po' meno, o renderla più flat, più piatta. Ma comunque sì, nel caso dell'1.8, nel mio caso io vado sempre più o meno 13 avanti e quasi 15 dietro. Partenza standard. Poi nel caso di Gubbio, usando l'additivo e quant'altro, si cerca di dare meno differenza per avere una macchina un po' più piatta che punti meno. Sì, effettivamente c'è molto appoggio a destra in questa pista. Esattamente. Anche il consumo è molto diverso rispetto all'interno. Una nuova rubrica, le abbiamo chiamate domande a scoppio, perché sono domande, includo anche alcune domande che venivano da Instagram. E domande a scoppio perché richiedono una risposta molto veloce. A che età il primo modello? 9 anni.
E dove? Il giorno del mio compleanno, il 15 ottobre 1999, a casa. Cavolo. Prima pista... Messina. La pista più amata? Gubbio. Molto Assolutamente bene. Gubbio. Non lo dice perché qua... No. La pista più odiata invece. Più odiata, quella con cui diciamo hai meno feeling. Fiorano, ma no perché la pista sia brutta, la pista è bellissima Sì, come... magari ha caratteristiche. Non è proprio il mio tracciato. Vota la pista di Gubbio da 1 a 10. 11. La parte più bella della pista? I due tornantini prima della S e la S. Quindi tutta la parte mista. Sì, quella è la parte la da brivido. più difficile? L'ingresso al rettilineo sicuramente. No, la parte più difficile per quanto mi riguarda è... Vabbè, sicuramente l'imbocco della S. L'imbocco perché se la imposti bene... C'è una linea sola per farla con le ruote dritte, Monolinea, cavolo. che dipende tanto dall'uscita prima della S. Se esci bene da lì e riesci a disegnare un cerchio, Tempo. riesci a farla bene. Sensazione provata dopo il primo mondiale corso. Primo mondiale io l'ho corso nel 2001 in Germania, avevo 10 anni. La sensazione quando sei piccolo era una gara come le altre. Sì. E dopo l'ultimo invece come era? Ricordiamo che Alessio qua ha fatto un secondo posto, Sì. clamoroso, con distruzione di macchina. Sì, all'ultimo... Me l'hanno raccontato, io purtroppo non c'ero, me l'hanno raccontato e stava bellissimo. Arrivi retromarcia tra l'altro. Ah sì? Sì, siamo arrivati retromarcia. Un caso unico nel mondo. L'avversario più tosto. Vabbè, sono tutti forti, Tutti, sì. però quello che mi dà più gusto, è brutto dire, è Greiner. Quando batti uno di quella caratura. Poi una domanda molto... Hamilton o Schumacher? Schumacher. Vai. La prima cosa che guardi quando arrivi in una nuova pista? Fai il giro a piedi come fanno i piloti in Formula 1? Ogni tanto sì, se sono piste che hanno cordoli alti o mi dicono c'è qualche sconnessione, sì. Però generalmente la prima cosa che è il primo giro che fai con la macchinina. È quello che ti dà il feeling che hai con l'asfalto. La prima nota, diciamo. Sì. E poi due domande simpatiche visto che tu sei molto giovane, ma Ero. consigli a un giovane modellista? Cosa consigli vivamente a un giovane modellista? Di farlo solo per divertimento. Poi tutto quello che viene è di guadagnato, ma cominciare con la cosa almeno io ho fatto così, cioè ancora per me oggi è il mio divertimento. E cosa sconsigli vivamente invece? Cosa sconsiglio di questo sport? Non mi viene nulla di non prendersela più di tanto, ecco, una volta che è chiaro che quando scendi non vai sei molto arrabbiato, Sì, va male la gara, però deve finire qui dentro. Cioè rimanere leggeri Sì. Alessio, se vuoi portarci il modello che poi ce lo spieghi. Dopo vi porto il modello, per ora è in 1000 pezzi perché stiamo preparando per l'acqua. Il buon Giovanni crea... No, questa è la prima volta che faccio fai da me. te. Sì. Vabbè, però c'hai sempre l'aiuto di Giovanni. Sì, che è sì, sempre sì. grandioso. Grazie ancora. Grazie a voi. Buona corsa e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, grazie.